Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Rieccomi qua con un nuovo video review. La Caldo ormai si affida a me anche per fare le revisioni, le review, i test dei loro prodotti e questo mi fa molto onore. Quindi io vi ricordo che non voglio vendervi nulla, vi dico solo come funziona questo attrezzo e vi vado subito a dire che oggi parleremo di un estrattore di succhi della Caldo, ovvero l'E3C, il modello si chiama così. È un estrattore a freddo e vi dico subito cosa troviamo all'interno dello scatolo. Quindi ovviamente il motore, la presa di alimentazione, il cestello, quindi il vassoietto, il tappo di spinta degli alimenti, troveremo anche l'ugello delle scorie, qua andranno ad uscire tutte le scorie, quindi tutti i resti di frutta e verdura, il cestello per le scorie. Ovviamente troveremo anche una spirale che è in ceramica e se notate qua la spirale è più larga, così da prendere i cibi più grossi, poi a mano diventa sempre più piccola fino a trovare queste forme qui che rendono la masticazione, così si dice, dei cibi e degli alimenti ancora più efficace. Vi ricordo che con questo estrattore possiamo ricavare fino al 90% di succo, che è bellissimo. È in ceramica pregiata e mi raccomando è molto delicato. Troveremo ovviamente il cilindro di alimentazione dove andranno inseriti gli alimenti e il bicchiere è quindi da 500 ml per i succhi, dove andrà ad uscire il succo, e poi abbiamo qui due reti, uno per l'estrattore e questo addirittura per andare a fare i sorbetti. Dopo vi mostrerò anche come realizzare un ottimo sorbetto al momento. Quindi per prima cosa lo giriamo, come potete notare qui c'ha una presa di scatto e prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare ad inserire così il cilindro di alimentazione fino a quando fa lo scatto. Dopodiché andremo ad inserire anche la nostra spirale in ceramica e andremo a mettere il cestello che ci interessa al momento. Io partirò con questo qua, non vi preoccupate se diventano del colore della frutta e della verdura che utilizzate, perché ovviamente questo può succedere. Quindi la parte di qua con la retina va sotto in questo modo, è semplicissimo da montare, sì, e in questo modo. Dopodiché andremo a mettere l'ugello per le scorie, ovviamente il piattino, questo qui, e anche poi andremo a mettere questo sotto ed è pronto per essere utilizzato. Ovviamente mettiamo anche l'alimentatore, quindi la presa di alimentazione. Lo vado ad accendere subito e lo testiamo insieme. Come vedete qui c'è anche il tappetto che si apre e si chiude per andare a fare colare il succhetto, il succo. Qui abbiamo due tasti, il tasto start and stop e il tasto reverse. Significa che quando un cibo si blocca all'interno, un pezzo di carota, un pezzo di verdura, lo andiamo a premere e lui gira un secondo al contrario per andare a fare sbloccare la macchina. È davvero fantastico, essendo anche piccolino e pratico perché lo possiamo utilizzare ovunque. Ovviamente troviamo anche il libretto delle istruzioni e la garanzia di 1 anno. Il nostro estrattore della Caldo ha un motore silenzioso e anche a risparmio energetico con soli 140 watt, quindi molto silenzioso, adatto anche, dicono che è 60 dB. Io sinceramente non ho il macchinario per misurare il rumore, però ve lo faccio vedere subito in funzione. Ovviamente parliamo di frutta e verdura. Per quanto riguarda la frutta, la verdura, vi consiglio di andare per alcuni tipi di verdure o di frutta come la mela non c'è bisogno che leviamo la buccia, ma dal limone o dall'arancio, dagli agrumi sì. Quindi andiamo a pulirci limoni e aranci e poi iniziamo. Io ne farò un estratto con
un po' di spinaci. È molto dimostrativo questo video, se poi volete possiamo fare delle ricette vere e proprie, ma io sinceramente non vado a pesare mai gli ingredienti, vado a mettere sempre della verdura, uno spicchio di zenzero, un pochino di zenzero che come vedete è qua, vado a mettere in questo caso del cavolo nero che sono 6 foglie, un 100 grammi di spinaci, 3 gambi di sedano, e come frutta per addolcire il mio succo vado a mettere del mango. Invece qui faremo un estratto con la zucca, 150 grammi, 3 arance, un limone e 3 carote. Questo, e anche qui metteremo un limone del quale preleveremo la buccia. Quindi per quanto riguarda frutta e verdura vi consiglio di tagliarle a pezzettini perché è davvero piccolo come macchinario, però tutte le bucce le potete lasciare tranne quelle degli agrumi. Quindi per ricapitolare dobbiamo sempre eliminare la scorza degli agrumi come l'arancia, il limone, il pompelmo, tutte queste frutte qui. Dopodiché dobbiamo tagliare anche a pezzettini la frutta e la verdura, così da rendere più facile la masticazione del nostro slow juicer, perché parliamo sì di un estrattore potente ma anche di piccole dimensioni, quindi molto pratico. E iniziamo ad aggiungere la nostra frutta e la nostra verdura. Come potete notare la spirale va a prendere il cibo e lo va a masticare, quindi a attorcigliare attorno a se stessa. In questo modo va a fare mettere il succo da una parte e le scorie da un'altra parte. Ovviamente ragazzi ogni tanto aprite il beccuccio e fate fuoriuscire il succo. Quando vado a spremere non esce più succo. Questo qua non lo buttate ragazzi, che ci faremo un bel dolce aromatizzato, zucca, carote e arancia. Ecco qua. Ed è buonissimo. Buonissimo. Con i resti di questo invece potremmo fare delle polpettine. Come potete notare è silenziosissimo ragazzi. Se voi fate prima solo la verdura e poi aggiungete la frutta potete fare delle polpettine di spinaci, cavolo nero. Questo tipo di estrazione con la masticazione della spirale aiuta a mantenere tutti i sali minerali e le vitamine che ha la frutta e la verdura. Ovviamente è importante che si consumino anche nel più breve tempo possibile per mantenere tutte le loro proprietà. Come potete notare però non vanno a variare nemmeno il colore, guardate che colore meraviglioso, questo perché questi succhi sono estratti a freddo. Un'altra cosa che possiamo andare a fare ragazzi è, indovinate un po', il latte di mandorla. Io qua ho messo in ammollo, prima ho sciacquato in abbondante acqua e poi ho messo in ammollo per 5 ore le mie mandorle in acqua che dapprima era caldissima e adesso ormai è diventata fresca. Quello che dobbiamo andare a fare è andare a mettere le mandorle qui dentro insieme all'acqua. Cosa però è fondamentale che voglio dire, se utilizzate delle mandorle come le mie che sono siciliane un po' sabbiose, andatele prima a sciacquare sotto l'acqua. Quindi uniamoci di mestolo, di cuppino, non mi ricordo come si dice raga. E accendiamo la macchina e iniziamo ad inserire a mestolo con il mestolo sia il liquido che le mandorle insieme. Non fate solo mandorle o solo liquido, mi raccomando, fino a completarle tutte. Ovviamente i resti delle mandorle non li buttate perché ci serviranno per fare un altro dolce. E come vi ho detto anche prima, di tanto in tanto aprite il rubinetto e fatelo fuoriuscire.
adesso, andando a montare sempre allo stesso modo, dove inseriamo il cibo e la spirale, invece di utilizzare questa retina andiamo ad utilizzare quella per i gelati. E dopodiché mettiamo di nuovo questo. Partiamo dal presupposto che voglio darvi un'idea di possibili sorbetti, quindi ne andrò a fare uno all'arancia, ma ovviamente potete fare anche un sorbetto partendo da frutta congelata, mettendo un po' di sciroppo di agave, un po' di miele, avrete lo stesso risultato. Potete fare anche la mia ricetta della granita al limone o quella della granita alle mandorle. L'unica cosa è di andare a mettere poi il liquido all'interno delle forme dei ghiaccioli. Quindi io vado a pelare 3 arance a vivo, vado a mettere a pezzettini all'interno del mio coso dei ghiaccioli, poi vado a mescolare 250 ml di acqua, 75 g di zucchero e vado a inserire tutto il liquido all'interno. Ovviamente se vi manca un po' di arancia aggiungetela, sarà più arancioso, nel senso. Quindi vado a congelarlo per 5 ore, dopodiché andremo ad utilizzare il nostro estrattore. Come avete visto mi sono preparata prima i ghiaccioli, sono passate circa 5 ore, vado a prendere una placca da forno, la metto sotto per non fare tanto caos e tanta sporcizia e vado a togliere tutti i ghiaccioli così. Eccoli qua, belli congelati, e andiamoli a passare nell'estrattore. Quindi basta cambiare il cestello che vi arriva in dotazione con la Calmdo e utilizzare quello per sorbetti, otterrete in un attimo delle granite, dei sorbetti buonissimi. Ovviamente sono dei sorbetti last minute, ragazzi. Ed ecco qui anche il sorbetto. Ovviamente potete partire dalla frutta, dal gusto che volete voi. Ed ecco a voi quello che può fare questo magnifico estratto di frutta e verdure e anche sorbettiere. In questo caso, come avete visto, abbiamo fatto anche la granita al limone, ma potremmo fare alla fragola, all'arancia, come più preferite. Potete partire anche da frutta già congelata, oppure i resti di frutta che vi restano li mettete sotto vuoto e poi nel congelatore, e quello che andrete a ottenere è un meraviglioso sorbetto fatto al momento, per quando non avete niente o per quando avete voglia. Io lo trovo davvero comodo, io lo sto usando tanto, ogni mattina mi faccio il mio estratto di frutta e verdure. Adesso me li vado a bere uno per uno, magari ce li dividiamo con Vincenzo. Non buttate questi qua che andremo a fare dei dolci, oppure in quel caso con le verdure delle polpette di cavolo nero e sedano e spinaci. E io spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora la Calmdo, alla prossima ricetta dalla cucina del cuore. Dimenticavo di dirvi che con il mio codice sconto potete risparmiare 20 euro subito applicandolo su Amazon. Sotto nell'info box troverete tutti i dati che vi riportano all'estrattore della Calmdo. Ovviamente troverete pure altre informazioni al riguardo. Io vi ringrazio ancora a tutti, alla prossima, ciao! Bevi, però è forte come Hulk. Buono? Sì. Sono spinaci, zenzero.